Eh sì, mi tocca un po' fare il bastian contrario, un destino che vorrei evitare, però sono qui per illustrarvi quelli che sono forse non gli svantaggi quanto gli inconvenienti della libertà, a partire da una considerazione che facevo sul modello di vita che abbiamo avuto nel nostro paese, in Europa, nel mondo per molti, moltissimi secoli, quello per cui la vita di un individuo era segnata ancora prima che lui nascesse dalla classe a cui apparteneva, dal luogo in cui nasceva, si poteva sapere già, uomo o donna, che vita avrebbe fatto, che lavoro avrebbe fatto, con chi si sarebbe sposato, quanti figli avrebbe generato. Ehm, Questo naturalmente per la mentalità di oggi è inconcepibile, però poi invece essere liberi di scegliere, dovere aprirsi la strada, dovere, come si dice ai ragazzi e alle ragazze oggi, trova la tua strada. Cavolo, è un bel problema. Io non invidio affatto coloro che devono, tra le mille possibili opzioni, trovare quella giusta, fermo restando che poi queste opzioni, molte di queste sono virtuali. In realtà non esiste questa libertà totale perché quelle condizioni di cui parlavo prima, la provenienza, la classe, il luogo di nascita, condizioneranno moltissimo. Però sicuramente questo fatto di poter attraversare la vita come su un binario segnato aveva anche qualche vantaggio, una sorta di possibilità di essere sollevati da quella che il filosofo chiama l'angoscia della scelta. E faccio soltanto un esempio, anche qui mi sono attirato a molte ironie su quello che ho osato affermare a proposito del matrimonio. Ultimamente ho rivalutato molto i matrimoni combinati, lo so, è totalmente anacronistico, ma aveva un vantaggio il matrimonio combinato che vorrei illustrarvi, e cioè il fatto che non ci doveva essere l'amore. L'amore era... e quindi non poteva neanche terminare, che è la causa per cui finiscono i matrimoni oggi. Da un paio di secoli, dal romanticismo, ci si sposa per amore, cioè si è unito il matrimonio al più capriccioso, volubile, permanente, meraviglioso dei sentimenti, per cui, terminato quello, termina anche il matrimonio. Dunque, il famoso adagio, il matrimonio è la tomba dell'amore, io l'ho rovesciato, l'amore è la tomba del matrimonio, perché lega questa che era un'istituzione sociale a qualcosa di puramente individuale, a un sentimento, e i sentimenti si sa, vanno e vengono. Lo stesso discorso si potrebbe fare su un'altra meravigliosa scoperta della libertà, emancipazione della libertà, che è la democrazia. Io amo molto la democrazia, penso che alla lunga sia, come diceva il politico, il meno peggio di tutti i sistemi, ma la democrazia ha essenzialmente questo problema, che una volta che te lo sei scelto il tuo governo, te lo tieni, perché l'hai scelto tu. Mentre contro un tiranno, una dittatura, tu puoi avere l'impulso eroico, meraviglioso di ribellarti, contro i tuoi governanti non lo puoi fare, perché ce lo siamo voluto noi, persino questo governo, ce lo siamo voluto noi. Quindi il frutto della libera scelta, questa è una considerazione un po' ardua che spero di non sprecare con parole sbagliate, la libertà cessa nel momento in cui viene esercitata. Perché? Perché noi non possiamo più lamentarci di essere stati obbligati a fare qualcosa quando questo qualcosa l'abbiamo liberamente scelto. La libertà è terribilmente vincolante. Si cessa di essere liberi una volta che si è imboccata quella strada. Perché? Perché se ne è responsabili. Esattamente quello che non c'era nel mondo tradizionale, quando appunto in questo binario segnato si viveva nell'unico modo che c'era segnato dal destino fin dall'inizio. Adesso, una volta che noi abbiamo scelto, dobbiamo attenerci a quella scelta. Quindi c'è un meccanismo perverso che fa sì che la libertà cessi esattamente nel momento più sublime, cioè quello in cui viene esercitata. Allora, diciamo, di esempi di questo tipo ce ne sono moltissimi. Uno, lo voglio dire, forse sto un po' ragionando
dal mio punto di vista di scrittore, ma credo anche di lettore o di spettatore di film, e cioè che un altro grande vantaggio di un mondo in cui esistevano proibizioni, divieti, ostacoli, era proprio un vantaggio di tipo narrativo. Quasi tutta la grande narrativa, la drammaturgia, l'epica si basa sugli ostacoli che vanno superati. Di nuovo ricorro al matrimonio. Lo faccio perché sono a Milano e mi sembra impossibile non citare il romanzo degli sposi promessi. Cioè, che cosa fa andare avanti quel romanzo? Un cattivone che impedisce il matrimonio di questi ragazzi. E andando più indietro, forse il caso più famoso fra tutti, la lotta tra le due famiglie che impedisce a Romeo e Giulietta di sposarsi. Ma se ci pensiamo bene, tutta quanta la grande narrativa, il grande teatro si basa sul fatto che i personaggi, i nostri eroi, le nostre eroine, non sono liberi. Se fossero liberi, se fossero libere, non avremmo Anna Karenina, non avremmo Madame Bovary, non avremmo la grande parte dei capolavori che sono basati sul fatto di incontrare degli impedimenti, degli ostacoli al libero esercizio della loro volontà. Dunque una società interamente libera è una società che non può più raccontare quasi nulla, proprio perché non esiste più quel concetto cardine della letteratura che era quella che Aristotele definisce la peripezia. La peripezia è andarsi a scontrare contro gli ostacoli. Pensavo che l'Odissea durerebbe 5 giorni e sarebbe di 2 pagine se Ulisse non incontrasse per la strada tutti coloro che sbarrano la sua strada al ritorno a casa. Oggi esiste questa distanza, questo distacco, questo fatto di non sapere niente di qualcuno, non so, per 5-10 anni. Io sono costretto, quando scrivo, a ambientare talvolta delle storie a 20 o 30 o 40 anni fa, perché mi accorgo che quello che vorrei scrivere oggi sarebbe impossibile, perché saprebbero tutti cosa faccio, dove sono. Si realizza paradossalmente una profezia fatta 70 anni fa dal filosofo Adorno, che parlava di una società dove il potere, il dominio non è esercitato da un grande fratello, ma è il dominio, il controllo di tutti a opera di tutti. E oltre che la letteratura, cosa viene messa a rischio dal concetto di libertà assoluta? Il gioco. Anche tutti i giochi che noi giochiamo, a cominciare dal più popolare di tutti, quello per cui è fallo se tocchi la palla con la mano, si basano su delle proibizioni. Abolisci la proibizione, abolirai la narrativa, abolirai il gioco, abolirai la possibilità di trasgredire a queste stesse regole. Senza regole non c'è neanche la trasgressione di queste regole. Quindi mi viene da pensare, ma allora perché l'amiamo? Perché la desideriamo? Perché la sogniamo? Perché è così meglio dell'illibertà? Perché è così vantaggiosa? È così augurabile? Perché predichiamo tutto il tempo e deploriamo o compatiamo coloro che non possono esercitarla? Perché in realtà, esercitandola, noi amiamo correre questo rischio. La libertà è rischiosa, è anche controproducente, è anche distruttiva, è anche autodistruttiva. E in questo credo che forse la somiglianza più forte di questo sogno, desiderio, ambizione, aspirazione che noi chiamiamo libertà è proprio con l'amore. Un sentimento che c'è poco da fare, basta leggersi qualche poesia amorosa di tutti i tempi. È un sentimento che ti fa soffrire, che ti fa penare, è una ferita che non si rimargina mai, che ti consuma e quindi che ti fa anche del male. Eppure è la massima espressione, la massima ambizione della nostra vita. Quindi penso che in questo si somiglino in maniera sorprendente la libertà e l'amore, nel fatto che sono entrambe una ferita. E noi questo essere feriti e questo ferire lo amiamo.